Penultimo giro di pieghe. Dicono che non sono puntuale, ma dovrebbero vedermi fare il pane, fide. Vedete com'è bello, adesso è bello compatto, si scolla anche senza bisogno di troppe manovre. Stiamo attenti adesso a non rompere la sacca perché, come vedete, è pieno d'aria dentro. Adesso faccio un tipo di piega più leggera, siccome dobbiamo cercare di non fare fuoriuscire troppa aria. La prendo e faccio lo stesso procedimento di prima, ma invece che batterlo sul banco lo appoggio. Ok? Stesso di qua, tiro e appoggio. Lo faccio fin quando non vedo che mi oppone troppa resistenza. Ok. Ok. Chiudo. Cioè vedete che è bello, è sofficissimo. Adesso non è più uno spoiler. Lo scopo di questo percentuale di alta di idratazione integrale è di fare un pane che ha un sapore unico, molto rustico, ma che sia morbidissimo. Poi quando domani lo andiamo a cuocere e lo andiamo ad aprire vi faccio vedere cosa intendo. Comunque si vede già da qua, si vede qualche bolla sulla superficie. In ogni caso noi stiamo qui a fantasticare sul pane. Questo qui lo mettiamo qua e ci rivediamo fra 45 minuti. A dopo. Formatura del pane a noi come un palloncino adesso. Se vi ricordate era difficilissimo toccarlo all'inizio e invece adesso si stacca tranquillamente da solo senza bisogno di toccarlo. E nel caso vi chiedeste cos'è la maglia glutinica, questa è la maglia glutinica, vedete? Adesso se tiriamo rimane intera, non si spezza proprio perché è finalmente formata. Allora, per la formatura la facciamo in questo modo. Prendiamo l'estremità bassa, io adesso mi bagno le mani perché ho bisogno di non toccarla troppo. Quindi prendo la parte più bassa, la tiro e la metto sopra. Non fino alla fine, ci devono essere 2 dita vuote, ok? Prendo i bordi, questi qui li tiro bene e ne metto 1 e 2, tipo portafoglio, ok? Prendo questa parte qua che è rimasta da sola e la tiro bene fino in fondo, ok? Poi per chiudere le estremità, adesso questo qui è un po' piccola, ci proviamo, dovreste fare così. So che probabilmente vi siete già persi, è normale la prima volta, però se andate indietro non è troppo difficile, ok? E lo pinzate in mezzo. Prendete l'ultima volta qui in alto e lo chiudete bene tutto. Oppa. Voilà. Questo qui è il nostro bel palloncino sigillato da tutti i lati. Perfetto. È pieno d'aria, alcune bolle si vedono. Guardate com'è bello morbido. 20 ore in frigo, lo facciamo, poi lo cuociamo direttamente appena fuori dal frigo, perché se lo lasciamo lievitare fuori ci si appiattisce. Invece essendo freddo, essendo un po' tirato, mantiene la forma. Quindi siccome facciamo una cottura frigo-forno diretta, ungo il mio contenitore. Non andrebbe unto, però se non lo ungo e si appiccica alle pareti, quando lo tolgo disfo tutta la forma di pane, quindi non ha più neanche senso. Olio. Non troppo, è proprio un goccio, lo distribuisco bene. L'olio possiamo mettercelo adesso, non ce l'abbiamo messo prima perché adesso il pane non lo pieghiamo più. L'olio non entra nell'impasto, sta solo sulla superficie. Invece se l'avessimo messo prima di fare le pieghe avremmo cambiato la tipologia di impasto. Ok, do l'ultima chiusura, così. Eccoci qua, buono, chiudo e ci vediamo domani. Buonasera. Ho preriscaldato il forno a 250 gradi e ora teglia sotto con carta forno sopra. Io la cuocerò sulla pietra refrattaria. In realtà cambia poco, se non avete la pietra refrattaria mettetela in teglia e mettete dentro la teglia, oppure ancora meglio potreste cuocerla in una pentola lodge. La pentola lodge non ce l'ho, quindi lo cuocio così. Apro, guardate che bello. Ora gesto delicato ma comunque deciso,
E adesso aspettiamo che scenda. Intanto vi dico due cose sulla cottura. I tempi di cottura variano a seconda del peso del panetto, del pane fondamentalmente. Per il mio io farò una quarantina di minuti. In ogni caso il metodo è sempre lo stesso, facciamo i primi 10 minuti al massimo sparato, 250 gradi. E poi riduciamo gradualmente, quindi dopo 10 minuti riduco a 230, dopo altri 10 minuti 210, dopo altri 10 minuti 190, fino ad arrivare a un minimo di 180. Poi vedete un po' voi, se vedete che è bello imbrunito, se è fatta bene la crosticina, potete anche toglierlo dopo 40 minuti, se avete fatto le mie stesse quantità, altrimenti lo lasciate finché non vi aggrada il colore e la croccantezza. Ora, voilà, guardate che bello, raga. Voglio toccarlo ma non posso toccarlo, quindi lo vado a infornare subito e ci vediamo fra 40 minuti. Voilà, la nostra pagnotta integrale secondo me è pronta. Ora andrebbe lasciata riposare, noi la lasciamo riposare un po', non pretendiamo di lasciarla riposare 30 minuti perché lo sappiamo benissimo che una delle cose più buone in cucina è il pane appena sfornato, quindi gli diamo 15 minuti di tregua e poi lo assaggiamo. Bene, secondo me siamo stati anche fin troppo clementi. Allora, facciamo un po' di prove. Croccantezza esterna. Anzi, aspettate che ingrandisco. Rieccoci. Allora, croccantezza esterna. Direi che il test è superato. Croccantezza al taglio. Mica male, eh? Come vi ho detto, cercavamo un pane molto morbido e come vedete abbiamo un pane morbido e talmente morbido che ritorna perfettamente in forma. C'è davvero qualcosa di fantastico. Ok, momento di contemplazione finito. Andiamo a tagliare e assaggiare. Bene, prova dell'assaggio. L'altra metà io l'ho già mangiata. Scherzo, ovviamente. Allora, come vedete la cosa bella è che è molto uniforme, no, l'alveolatura nonostante sia piccola. E poi all'esterno è bello scuro. Abbiamo questo primo strato marrone intermedio, diciamo, e poi chiaro. Comunque assaggiamo. A me piace molto. Secondo me è davvero buono. Ti ho anche mangiato sordo. Il bello dell'integrale è che ti lascia quel sapore in bocca per cui vuoi mangiarne anche un altro boccone, un altro pezzo. Comunque noi ci abbiamo messo il 2% di sale dentro, 8 grammi. Quindi è buono, molto buono, ma è secondo me leggermente insipido. Per questo qui vi ho detto di mettere il 2,5 se lo mangiate sordo. In ogni caso per me il problema non si pone perché stasera mi faccio la carne macinata, che tra l'altro vi linko qua al video, e quindi scassato con quella è la combo mortale. Provate, fatemi sapere cosa ne pensate, se avete domande chiedetemele che sono contento di rispondervi e ditemi che panificato volete vedere come prossimo. Possiamo farlo a pizza, possiamo farlo a focaccia con le olive. Appena trovo un avocado decente con questo pane qua ci facciamo gli avocado toast. Enjoy. Ai ai ai. Per questo qui vi dico di salarlo un po' di più perché tanto metà se ne va il giorno in cui lo fate. Guardate che bella.